tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere come si sostituisce olio e filtro su una Opel Corsa 1200D del 2013 con codice motore A12X e R. In precedenza avevo già rilasciato un video per quanto riguarda la sostituzione delle candele. Se volete ve lo lascerò linkato in descrizione, andateci a dare un'occhiata. Ma prima dell'operazione vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati e mettere un bel mi piace, mi raccomando, ed anche di andarmi a seguire nella pagina Facebook ed Instagram sul canale La Meccanica. Bene, adesso possiamo iniziare. Partiamo! Bene ragazzi, adesso come prima cosa utilizziamo i cavalletti ed andiamo ad alzare il veicolo. Fatto questo, andiamo a utilizzare una chiave a cricchetto con bussola da 45 ed andiamo ad allentare il tappo dell'olio. Andiamo a posizionare sotto un recipiente per raccogliere l'olio esausto e poi andiamo a svitare il tappo completamente. Mi raccomando, fate molta attenzione. Lasciamo che l'olio si scoli completamente. Prima di andare a togliere il filtro, andiamo a togliere il tappo dell'olio. Con chiave a bussola da 24 e relative prolunghe andiamo a svitare il filtro dell'olio. Andiamo a utilizzare della carta per evitare colature d'olio. Ed andiamo ad estrarre il filtro. Una volta tolto tappo e filtro, andremo a utilizzare un cacciavite e andremo a forzarlo in questo modo. Sempre con il cacciavite a taglio andiamo a togliere la guarnizione in gomma. Con della carta andiamo a pulire l'olio rimasto all'interno. Fatto questo, andiamo a prendere il filtro e lo andiamo a inserire in questo modo. Sentirete un click non appena il filtro sarà inserito correttamente. Fatto questo, prendiamo la guarnizione in gomma e la andiamo ad inserire. Prima di andare a chiudere il filtro, prendiamo dell'olio ed andiamo a lubrificare l'o-ring del tappo del filtro. Questa operazione ci agevolerà in fase di chiusura. Innestiamo il filtro ed i primi giri li andiamo ad effettuare a mano. Utilizziamo bussola e cricchetto per andare a portare in battuta il tappo dell'olio. Attenzione, non dovete stringerlo troppo. Togliamo i cavalletti ed abbassiamo l'auto. Ora
che abbiamo scolato tutto l'olio, andiamo a rimettere il tappo. Andiamo a chiudere il tappo, facendo attenzione a non chiuderlo troppo. La coppia prescritta è 14 Nm. Primo litro, secondo litro, e terzo litro. Ora andiamo a far girare il motore per qualche istante. Andiamo a sollevare l'asta e a controllare il livello dell'olio, che in questo caso si troverà al minimo. Come potete notare, nell'astina sono presenti 3 tacche. La prima tacca verso l'alto è il livello minimo, a salire, mentre il livello massimo è dalla terza tacca a scendere. Io comunque vi consiglio di rimanere all'incirca sulla terza tacca. Andiamo ad aggiungere l'ultimo litro mancante, quindi in totale saranno 4 litri. Andiamo a verificare nuovamente il livello dell'olio e come potete vedere è alla terza tacca, quindi si trova ad un livello corretto. Bene, fatto questo andiamo a richiudere il tappo dell'olio e direi che il lavoro è terminato. Bene ragazzi, la sostituzione dell'olio e filtro è terminata. Io vi ringrazio e vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdere gli aggiornamenti e mettere un bel mi piace se questo video ti è piaciuto. E noi ci vediamo a presto con altri nuovi video. Ciao!